Sono sempre stato legato al mare, nascendo e crescendo qui ovviamente il mare ha un ruolo estremamente importante, è un punto di riferimento. Adoro proprio vivere il mare, ho proprio una passione sfrenata anche solo per starsi davanti, per guardarlo, per nuotare, per tutto. Ho iniziato a tatuare all'età di 14 anni e mi sono avvicinato a questo mondo perché ho conosciuto un personaggio che all'epoca era lo zio di un amico, e questa persona tatuava a mano e non lo voleva più fare, aveva imparato in carcere a tatuare in quel modo, non voleva più farlo, e io avevo una grande passione, a me piaceva tanto disegnare, e allora mi ha detto: perché non vuoi tatuare tu al posto mio? E mi ha dato una sorta di benedizione. Io ero un ragazzino di 14 anni, quindi potete immaginare anche come poteva essere presa questa cosa in un paese piccolo come Grado. Dopo questo primo inizio, appunto veramente rudimentale, dove si tatuava a mano, quindi non usavo macchinette, ho deciso di costruirmi le prime macchinette. E allora ho utilizzato dei vecchi rasoi elettrici ai quali ho attaccato un puntale di penna, insomma con dei lavori veramente rudimentali e improvvisati ero riuscito a costruirmi una prima macchinetta, e di lì ho iniziato a tatuare ogni giorno che si presenta mio padre e mi si presenta dicendo che mi avrebbe prestato i soldi per aprirmi lo studio, nel senso: ti do questi soldi, apri lo studio, prova a fare quello che vuoi fare, ma sicuramente non ce la farai. La realtà invece fu del tutto diversa. Nel suo piano io, dovendo abbandonare quella strada, sarei tornato a lavorare con lui nel ristorante. La realtà fu decisamente diversa, perché dopo 6 mesi restituì tutti i soldi che mi aveva prestato e iniziai da lì la mia carriera da professionista, se così si può dire. Per quegli anni lì comunque riuscii a proseguire nel mio sogno di tatuare come lavoro. Avevo il sogno di diventare tatuatore, avevo il sogno di vivere con ciò che realmente amavo fare. Non si poteva parlare di vera arte all'epoca, il tatuaggio in sé non era considerabile arte, era quasi un segno di ribellione, ma che comunque iniziava a prendere sempre più piede nella nostra società, soprattutto in un posto piccolo come Grado, il paese in cui vivevo e vivo attualmente. La Cheyenne mi ha messo in condizione di lavorare al top, di avere la facilità di poter utilizzare 15 aghi senza avere 15 macchinette, perché la prima compagnia al mondo ad aver inventato il sistema dell'inserimento delle cartucce a baionetta è stata proprio la Cheyenne. Quindi questo apporto tecnico ha portato una facilità e una naturalezza nel mio modo di lavorare che mi ha veramente facilitato le cose. Ha dato il via a un percorso di studi triennale all'interno di un'Accademia di Belle Arti, e questo è un grosso motivo di orgoglio, anche perché è l'unica volta, il primo e unico caso al mondo dove un'istituzionalità come un'Accademia di Belle Arti apre le porte al mondo del tatuaggio, riconoscendolo come vera e propria forma d'arte. Dal mio punto di vista quella è l'evoluzione del tatuaggio, questa deve essere l'evoluzione del tatuaggio, un vero percorso di studi che porta a una preparazione totale dell'artista che andrà poi a tatuare. E non solo, questa nuova energia, tutti questi ragazzi che hanno veramente voglia di arrivare, sono una linfa vitale anche per me, perché comunque sono 30 anni che tatuo, e questa diventa una sorta di nuova energia, di uno scambio reciproco per darmi ancora la voglia di voler sperimentare e di portare ancora più avanti il mondo del tatuaggio. Non ci siano più limiti nel tatuaggio, ma al tempo stesso di restare coi piedi per terra, perché fare il tatuatore è un mestiere bellissimo, è gratificante, ma è carico anche di responsabilità. Noi tatuiamo persone che poi si porteranno dietro un pezzo di noi per il resto della loro vita.